Buongiorno ragazzi, amici, bentornati e siamo qui. Io sono in compagnia della mia straordinaria gattona Sofì che mi aiuta in queste video lezioni a mai essere cullata. Continuiamo a parlare di Cartesio e della metafisica di Cartesio. La scorsa lezione abbiamo parlato del dubbio radicale, del dubbio iperbolico, del dubbio generale di Cartesio, vi ricordate? E al termine della prima delle 6 meditazioni metafisiche che noi qui stiamo illustrando, Cartesio sembra arrivato a mettere in discussione davvero tutto. Sembra che nulla possa resistere al dubbio, che nulla possa essere considerato un'idea certa, evidente, chiara e distinta. Cartesio ha messo in discussione sia l'esistenza degli oggetti materiali, sia l'esistenza degli oggetti dell'intelletto, persino le verità logiche e matematiche. Vi ricordate? Potrebbero non esistere, potrebbero essere diverse da quelle che noi percepiamo o pensiamo, potrebbero essere ingannevoli, potrebbero essere false. C'è qualcosa che resiste al dubbio, sembrerebbe Cartesio è arrivato quasi allo scetticismo, sembrerebbe che nulla possa essere considerato vero, come veramente esistente, ma non è così. Sofì, per favore, non mi mordere e non graffiare. Va bene, la lasciamo andare, chiaramente anche questa volta non vuole aiutarmi. Guardate quanto è bella Sofì, la lasciamo andare, un bel saltino Sofì. Cartesio nella seconda meditazione, appunto, in maniera piuttosto agevole arriva a dimostrare qual è l'unico oggetto che si sottrae alla scure terribile, alla scure radicale del dubbio metodico. Questo oggetto è l'io nel senso del mio pensiero, è il famoso cogito cartesiano. Cogito come pensiero è l'espressione latina che vuol dire io penso, perché cogito è la prima persona singolare del presente indicativo, appunto del verbo cogitare. Io ego cogito nella lingua latina in cui le meditazioni metafisiche sono scritte. C'è qualcosa di cui io non posso dubitare, il mio io come qualcosa che pensa. E allora perché Cartesio dice questo? Nelle meditazioni questo viene ottenuto proprio pensando alla natura del dubitare. Quindi io dubito, io sbaglio, possiamo ammettere che io sbaglio qualunque cosa, io non conosco nulla con certezza, abbiamo visto potrebbe non esistere niente, neppure il mio corpo, però il mio spirito, la mia anima, il mio io esiste necessariamente, perché se io dubito vuol dire che io esisto, c'è almeno qualcosa che esiste per forza e io me ne accorgo proprio perché dubito di tutto. Io posso dubitare anche del mio io, della mia coscienza, del mio pensiero, capite? Ma anche se io dubito del mio pensiero, il mio pensiero esiste, anzi, magari proprio perché io dubito, perché io sbaglio, proprio perché io dubito anche dell'esistenza del mio io, del mio pensiero, questo significa che il mio pensiero esiste, cioè io di tutto posso dubitare, comprendete, tranne del fatto che io sto dubitando. Nel momento in cui io dubito, io metto in discussione tutto, io penso che nulla esista, trovo proprio quell'unica cosa di cui non posso dubitare, quell'unica cosa che non può non esistere, che è il mio stesso dubitare, cioè il mio io è il mio essere pensante che sta dubitando, che sta sbagliando. Per quanto dubiti, per quanto io sbagli, io esisto, anzi, il fatto che io dubiti, che io sbagli, che io metta in discussione tutto, è una dimostrazione che il mio pensiero esiste. Nella seconda meditazione questa conclusione è raggiunta proprio a partire dal genio maligno. Ricordate, mi inganna, può ingannarmi su qualunque cosa.
e cerco di leggere la frase fondamentale di Cartesio. Il soggetto, l'io, esiste proprio in quanto pensa. Se io dubito, vuol dire che io penso, anche se penso di non esistere, qualunque cosa. E se io penso, vuol dire che io esiste. Scrive Cartesio. Non vi è dunque dubbio che io esisto se il genio maligno mi inganna, e mi inganni finché vorrà, egli non saprà mai fare che io non sia nulla fino a che penserò di essere qualcosa, scrive Cartesio. Quindi non può il genio maligno annichilarmi, può ingannarmi su tutto, può mettere in me il sospetto che io stia sbagliando, stia dubitando di tutto, però in quel momento, proprio perché dubito di tutto, vuol dire che io penso, vuol dire che io esisto. Continua Cartesio, di modo che dopo avervi ben pensato ed avere accuratamente esaminato tutto, bisogna infine concludere e tener fermo che questa proposizione io sono, io esisto è necessariamente vera tutte le volte che la pronuncio oppure che la concepisco nel mio spirito. In latino ego sum, ego existo. Io sono, io esisto. In precedenza, ovviamente, Cartesio aveva detto io dubito, quindi io penso e quindi sono sicuro di essere una cosa che pensa. Il mio pensiero, il mio io, la mia anima è, pensa, dubita, pensa e quindi esiste. Ego sum, ego existo. Vedete che in questa formula della seconda meditazione il termine cogito, penso, cogito, non c'è nella formula finale. Cartesio dice ego sum, ego existo, però certo in precedenza appunto aveva detto io penso, e il genio maligno non può mai fare che io non sia nulla finché penserò di essere qualcosa. Quindi io cogito, ego cogito, lo dice in precedenza, e quindi ego sum, ego existo, esiste il mio io, esiste la mia anima, io esisto come qualcosa che pensa. Potrei esistere soltanto come pensiero perché sapete, io a questo stadio del procedimento, io ho messo in discussione l'esistenza dei corpi e anche del mio corpo. Quindi ciò che esiste necessariamente perché dubita, perché sbaglia e quindi perché pensa, è il mio io, la mia anima, il mio essere come pensiero e non il mio essere come corpo, perché io ho messo in discussione l'esistenza dei corpi, compreso il mio corpo. Quindi io a questo stadio del procedimento sono sicuro semplicemente che esiste la mia mente, che esiste il mio intelletto, che esiste qualcosa che pensa, che l'io corrisponda a qualcosa che pensa, ma non posso essere sicuro che l'io corrisponda anche al mio corpo, perché il mio corpo potrebbe non esistere. Quindi questa è insomma la conclusione per il momento di Cartesio. Abbiamo trovato il nuovo punto, la nuova base della metafisica, di una metafisica completamente rinnovata, una metafisica completamente rinnovata che si basa sull'io, sull'io penso, ecco, un'altra espressione con cui viene frequentemente indicato il cogito, il mio essere in quanto essere pensante è l'io penso, cioè quindi questa è la base di una nuova metafisica, la vedremo, che si incentra sull'interiorità. Quindi il cogito, l'io penso, il fatto di essere come un pensiero è la base di una nuova metafisica. Io vi ho detto qual è la frase, la formulazione di Cartesio nella seconda meditazione. Voi sapete sicuramente che però esiste una formula più famosa, non nelle meditazioni metafisiche, bensì nel discorso sul metodo. Cartesio arriva a dire cogito ergo sum. Cogito ergo sum, che è una formulazione famosissima, però discutibile, scorretta, ambigua,
che infatti darà luogo a delle contestazioni che poi vedremo, perché cogito ergo sum vuol dire ergo, dunque sembrerebbe che il cogito, che l'autotrasparenza intuitiva del cogito, la convinzione dell'esistenza necessaria del mio essere come pensare avvenga attraverso un ragionamento, cogito ergo sum, e invece non è un ragionamento, vedremo, è quindi ego cogito, ego sum, ego existo, io penso e quindi automaticamente mi accorgo di essere, di esistere come pensiero. Quella è una formulazione, diciamo, più corretta perché non c'è questo ergo che è ingannevole, cogito ergo sum. Vedremo perché verrà contestata questa espressione, per quanto famosissima, del discorso sul metodo. Voi sapete che il discorso sul metodo originariamente è scritto in latino, quindi questa espressione famosissima di Cartesio compare nel testo Je pense, donc je suis. Penso, io penso, dunque io sono. Fate attenzione perché bisogna vedere che cosa intende, attenzione, Cartesio con il cogito, con il mio io come qualcosa di pensante. Perché, attenzione, Cartesio abbiamo visto che a questo punto del ragionamento dubita tuttora di avere un corpo, ha messo in discussione l'esistenza di corpi materiali e quindi anche del nostro corpo. Quindi attenzione, per lui l'io, il cogito, è una sostanza pensante che lui chiama res cogitans. Il mio pensiero, attenzione, non è un'attività del mio corpo. Cartesio non pensa questo materialisticamente, che il pensiero sia solo un'attività del mio corpo. Perché? Perché lui ha messo in discussione l'esistenza dei corpi e quindi anche del mio corpo. Quindi il res cogitans deve essere una cosa separata dal corpo e qui ci saranno molte contestazioni. Cartesio dice che il mio cogito, che il mio pensiero è una sostanza pensante. Decisamente separata, eterogenea, indipendente dal mio corpo che lui chiama res extensa, essendo l'unica caratteristica oggettiva inerente ai corpi l'estensione, come adesso vedremo, come abbiamo già forse anticipato nelle nostre lezioni sulla fisica cartesiana. Quindi Cartesio dice che il mio io, il mio pensiero, è una sostanza realmente e nettamente separata dal mio corpo che per ora non so se mi appartiene, io lo metto in dubbio. Quindi Cartesio fonda una teoria che è spiritualistica, il pensiero non è un'azione, una funzione del corpo, deve essere chiaro, il pensiero è una sostanza, io sono una cosa che pensa, dice Cartesio, io sono un pensiero. Se io sono sicuro di star pensando, ma non sono sicuro di avere un corpo, vuol dire che il mio star pensando non è un'attività del corpo, capite? Ma è una sostanza separata dal corpo. Quindi di fatto la frase cogito ergo sum è incompleta perché cogito ergo sum, penso dunque sono, potrebbe far credere che io penso, dunque che io sia un organismo materiale che pensa, cioè cogito ergo sum cosa? Rex extensa cogitans. Penso, dunque sono un corpo che pensa. E invece Cartesio dice che l'attività del pensare è l'attività di una sostanza, cioè il pensiero, che è autonoma e separata dal mio corpo. Quindi in realtà la frase completa, corretta, secondo il pensiero di Cartesio, è cogito ergo sum res cogitans. Capite? La famosa frase cogito ergo sum non spiega bene cosa vuole dire Cartesio. Cogito ergo sum res cogitans. Penso, dunque sono una sostanza che pensa, una sostanza che pensa che è una sostanza diversa
separata non solo nel pensiero, ma dal punto di vista reale dalla Rex Extensa, cioè dal mio corpo, che a questo punto però del ragionamento io non so se esista oppure no. Quindi è una teoria spiritualistica che fonda il famoso dualismo delle sostanze. Da una parte c'è una sostanza che pensa in me e poi potrebbe esserci agganciata a questa sostanza una res extensa, cioè un corpo materiale in me, ma sono due cose nettamente separate. Attenzione, Cartesio precisa che cosa vuol dire la res cogitans. Lui, vedete, utilizza ancora la terminologia aristotelica di sostanza, anche se dà in fondo un significato un po' diverso a questa nozione di sostanza aristotelica. Sapete che per Aristotele esistono miliardi di sostanze, innumerevoli sostanze, invece per Cartesio le sostanze sono solo due, quindi lui usa impropriamente il termine sostanza. La res cogitans rappresenta unica, rappresenta tutte le anime umane, e la rex extensa, l'altra sostanza, rappresenta tutta la materia, tutti i corpi materiali umani, ma tutti i corpi, anche le estensioni degli altri oggetti materiali dell'universo che abbiamo visto per Cartesio formano una materia continua, una materia complessiva che soltanto convenzionalmente al suo interno ha dei contorni, ha dei confini che distinguono un corpo dall'altro, però l'estensione è una sola, di fatto è l'estensione di tutto l'universo. Attenzione, non bisogna credere che il cogito, che la sostanza pensante, il mio io, in fondo è la mia anima, perché è una cosa pensante separata dal corpo, vuol dire che la res cogitans è immateriale, non è un corpo, non occupa uno spazio, questo lo vedremo meglio dopo. Allora, sembrerebbe che la res cogitans possa pensare semplicemente nel senso che produce idee astratte, pensare filosoficamente, pensare razionalmente, però attenzione, Cartesio dà una valenza più ampia al significato di res cogitans, di cosa pensante, di anima. Il cogito non ha soltanto la funzione di produrre idee. Il cogito non è soltanto ragione, coscienza, autocoscienza, ma è anche qualcos'altro. Fate attenzione qui. Che cos'è una cosa che pensa, dice Cartesio? È una cosa che dubita, è una cosa che sbaglia, e questo l'abbiamo visto. È una cosa che intende o non intende. Quindi attenzione, la funzione del cogito è anche comprendere o meno, ma anche attenzione, una cosa che pensa è anche una cosa che afferma o che nega, che vuole o non vuole, che immagina e anche che sente. La cosa che pensa, la res cogitans, è una cosa che intende o non intende, che afferma o nega, che vuole oppure non vuole. Quindi capite che all'interno del cogito non c'è soltanto l'intelletto, la funzionalità dell'intelletto, ma anche la volontà, perché all'interno del cogito, appunto, non c'è solo produzione intellettuale teoretica di idee, il cogito ha anche le funzioni di affermare o negare, ma soprattutto di volere o non volere. Quindi all'interno della sostanza pensante che rappresenta il mio io vi è anche la volontà, non solo l'intelletto, e vedremo in seguito che Cartesio dà molto spazio e molta importanza alla volontà, volontà libera. Per lui la volontà non viene schiacciata dall'intelletto, la volontà non subisce l'intelletto, la volontà non vuole ciò che l'intelletto ha deliberato, anzi non necessariamente. Vedremo che Cartesio dice che la volontà spesso può mettersi contro l'intelletto e può non voler realizzare ciò che l'intelletto ha deliberato. Quindi vedremo la grande importanza che lui dà alla volontà, che spiega l'errore, l'esperienza psicologica, lo vedremo in seguito dell'errore. Poi attenzione, una cosa che pensa è anche una cosa che immagina e che sente. Ma
queste cose sembrerebbero appartenere al corpo, ai cinque sensi, all'esperienza sensibile, non al pensiero, no? E invece lui dice che la res cogitans è anche una cosa che immagina, ma soprattutto una cosa che sente. Ma come? Le sensazioni, le percezioni sensibili non appartengono all'anima. Cartesio, come vedremo, dice sì e no, lo vedremo in seguito. In realtà le percezioni sensibili, la visione di questo tavolo, il cogliere un suono con l'udito, il percepire un odore e così via, sono cose che sì, sono prodotte peraltro in maniera meccanica dal mio corpo, che è una macchina, che il mio corpo produce queste sensazioni in base allo stimolo di un oggetto esterno, ma non solo, attenzione, le percezioni sensibili, anche i sentimenti, anche le passioni, tutte queste cose qua derivano dal corpo in maniera meccanicistica, sono prodotte dal corpo, le passioni o le sensazioni, ma sono, attenzione, sentite dall'anima, cioè senza l'anima io non avrei le sensazioni, quindi le sensazioni, d'accordo, per essere prodotte hanno bisogno degli organi materiali di senso, però in realtà queste sensazioni sono avvertite, sono sentite dall'anima, cioè dal mio pensiero. Cartesio spiegherà questo meglio successivamente e lo vedremo successivamente. Allora nasce appunto il dualismo delle due sostanze che produrrà molte polemiche. Cartesio passa, e qualcuno gli dirà che sta sbagliando, dall'idea che esiste necessariamente un pensiero all'idea che questo pensiero sia una sostanza pensante, una struttura ontologicamente esistente, separata, eterogenea, indipendente dal mio corpo che è res extensa. Quindi la fondazione del dualismo delle sostanze. C'è una res cogitans, una sostanza pensante, e c'è una res extensa, il mio corpo, che peraltro fino adesso non sono sicuro che esista, ho messo in dubbio l'esistenza del mio corpo. Quindi vi ripeto, cogito ergo sum, non cogito ergo sum rex extensa cogitans. Non è vero che penso, dunque sono un corpo che pensa. La verità per Cartesio è cogito ergo sum res cogitans. Penso, dunque sono una cosa pensante separata dal corpo. E ricordate il metodo cartesiano delle idee chiare e distinte? Io colgo il mio essere un pensiero, la mia anima, il mio cogito, il mio io, la mia anima, come qualcosa di realmente, sul piano dell'essere effettuale, di realmente separato dalla res essenza. Perché? Perché queste due idee sono due idee chiare e distinte, d'accordo? Allora Cartesio dice, anche se ho messo in discussione l'esistenza dei corpi, posso avere un'idea chiara e distinta di che cos'è un corpo, di che cos'è un corpo materiale. Questa idea naturalmente servirà successivamente a Cartesio per revocare il dubbio sull'esistenza dei corpi e dimostrare l'esistenza dei corpi. Se i corpi esistessero, che cosa potrei pensare di loro? Che i corpi sono soltanto estensione. Ricordate che l'abbiamo detto anche nella fisica cartesiana. Non esistono principi di azione nel corpo, non esistono forze all'interno del corpo, il corpo è inerte, la materia è soltanto estensione bruta, è soltanto un allungamento dello spazio. Cosa esiste oggettivamente in una materia, in un corpo materiale, compreso il mio corpo? E non esiste un'animazione, il mio corpo non funzionerebbe, non si muoverebbe, non penserebbe senza la mia anima. Tra l'altro l'anima, la sostanza pensante, è direttamente responsabile dei movimenti volontari del mio corpo. E quindi che cos'è il corpo? È soltanto estensione, cioè l'unica idea chiara e distinta, autoevidente, secondo la prima fondamentale regola del metodo, l'unica idea che risponde al criterio di verità, all'evidenza, all'autoevidenza intuitiva, non dimostrata dalle osservazioni,
all'unica idea chiara e distinta che immediatamente mi si presenta alla mente quando penso ai corpi è soltanto l'idea di estensione. Il corpo ha soltanto la caratteristica di avere una certa forma, un certo contorno, proporzione tra le parti, una certa altezza, lunghezza, profondità e così via, appunto una certa estensione e anche un certo movimento, perché il movimento viene visto da Cartesio, attenzione, come dalla maggior parte dei meccanicisti, semplicemente come una modificazione dell'estensione. E quindi queste sono le cose che oggettivamente ineriscono ai corpi materiali, non sono cose che io immagino che esistono solo nella mia immaginazione, nella mia percezione, ma esistono oggettivamente fuori di me. I corpi, in quanto estensione pura, esisterebbero anche se nessun essere umano ci fosse su questa terra a percepirli. Invece, ciò che non esiste, attenzione, nei corpi sono le qualità sensibili, le qualità secondarie, colori, odori, sapori, temperature sono cose che non esistono realmente nei corpi, sono qualità secondarie, sono nostre impressioni della nostra mente e sono cose che non esistono oggettivamente nei corpi. Colori, odori, sapori, temperature, le qualità sensibili esistono soltanto nella nostra mente perché sono un nostro modo soggettivo di tradurre alcune caratteristiche meccaniche che dai corpi colpiscono i nostri organi di senso. Quindi l'unica idea chiara e distinta che può essere attribuita a un corpo è l'idea di estensione. E quindi c'è questa reale separazione tra anima e corpo, tra sostanza pensante e sostanza estesa. Quando io penso ai corpi, l'unica idea chiara e distinta che io posso attribuire a un corpo che esiste oggettivamente nei corpi e non nella mia mente è l'estensione. E quindi attenzione, il dualismo delle sostanze. Cartesio arriva a dire che esistono due sostanze separate perché sia la res cogitans sia la rex extensa sono idee chiare, però attenzione, sono anche idee distinte, cioè separate tra di loro. E quindi io penso all'esistenza dei corpi che devo ancora dimostrare come a oggetti, corpi che hanno oggettivamente, che possiedono in sé come caratteristiche oggettive realmente inerenti ai corpi soltanto l'estensione e il movimento, mentre colori, odori, sapori, temperature sono un mio modo di recepire le qualità primarie dei corpi. Le qualità primarie dei corpi estesi quindi sono le qualità geometrico-meccaniche, soltanto le qualità spaziali, le qualità misurabili matematicamente e geometricamente esistono realmente nei corpi, perché queste sono idee chiare e distinte. Invece le qualità secondarie, cioè nei corpi esistono soltanto le qualità che in realtà sono le quantità, gli aspetti quantitativi geometrico-meccanici. Invece le qualità secondarie, che sono le qualità sensibili, olori, colori, sapori, temperatura, rigidezza, pesantezza, non esistono realmente nei corpi, esistono soltanto nella nostra mente e sono nostri modi per interpretare le qualità meccaniche di un corpo sono solo un nostro modo per tradurre psicologicamente l'unica vera realtà che appartiene ai corpi, cioè la caratteristica di tipo geometrico-meccanico. E ovviamente fate attenzione, i nostri in realtà le nostre percezioni sensibili che attribuiscono falsamente un colore, un peso, una temperatura, un sapore, un odore al corpo, per esempio io penso che quel corpo sia giallo, per quel corpo sia verde,
e l'abbiamo già anticipato con la teoria meccanicistica, no? Quando abbiamo parlato delle teorie meccanicistiche dell'ottica sulla luce, queste sensazioni che in realtà esistono solo nella mia mente e non oggettivamente nei corpi, sono ovviamente una traduzione, una conseguenza delle proprietà geometrico-meccaniche dei corpi. Per esempio, un corpo che mi appare più o meno luminoso, un corpo che mi appare verde oppure rosso. Perché mi appare verde oppure rosso? Il verde o rosso esiste solo nella mia mente, capito? Esistono solo nella mia mente. Fuori di me oggettivamente non esiste il colore verde e il colore rosso. Che cosa esiste? Esiste soltanto un etere, un mezzo materiale, oppure per i corpuscolaristi, vi ricordate, delle emissioni atomiche che partono dal corpo luminoso, impattano contro i miei organi di senso. Quindi capite, il verde e il rosso sono delle illusioni, non esistono all'interno degli oggetti materiali, solo l'estensione e il movimento esistono oggettivamente negli oggetti materiali. A seconda della velocità, della forma, delle caratteristiche delle particelle che si staccano dal corpo luminoso e impattano con i miei organi visivi, io interpreto psicologicamente quelle caratteristiche geometrico-meccaniche, cioè il movimento dei corpuscoli che arrivano ai miei organi di senso visivi, al mio nervo ottico, ai miei occhi, quel movimento più o meno veloce di corpuscoli più o meno grandi è l'unica cosa che esiste oggettivamente, ma io quando mi arrivano questi corpuscoli magari li interpreto come rossi se arrivano più velocemente, li interpreto come verdi se arrivano più lentamente o così via, capite? Quindi non esistono realmente, oggettivamente, le qualità secondarie, cioè le qualità sensibili. Le qualità sensibili sono solo un nostro modo soggettivo, perché esistono soltanto nella nostra mente, e infatti questo spiega anche meglio quello che ho detto prima, cioè il fatto che le sensazioni, pur prodotte dal corpo, si avvertono a livello di anima, a livello di res cogitans. Le qualità sensibili, odori, sapori, colori, temperature, pesantezza dei corpi non esistono realmente, oggettivamente nei corpi, ma esistono soltanto soggettivamente in me, hanno un'esistenza soltanto soggettiva, sono soggettivi, perché sono un mio modo psicologicamente di interpretare l'unica caratteristica che in realtà esiste nei corpi, estensione e movimento. E quindi io, quando vengo a contatto con il movimento di un corpo, i corpuscoli che si staccano dal corpo e che impattano sui miei organi di senso, io li interpreto come luce, come buio, come verde, come rosso, però in realtà appunto questo è solo un mio modo illusorio psicologico di tradurre, di percepire caratteristiche che sono solo caratteristiche di grandezza, di forma, di movimento. Così quando, come sento un suono che è più alto o più basso come nota musicale, sento un suono di un certo tipo oppure un suono di un altro tipo, in realtà il suono non esiste di per sé, sono particelle che partono dal corpo che sta emettendo il suono, dal corpo rumoroso, arrivano dentro le mie orecchie, vanno a scontrarsi con i miei organi di senso, i miei recettori percettivi all'interno del mio orecchio e io interpreto quel suono come un suono acuto oppure come un suono grave, però in realtà il suono acuto, il suono grave, comunque il suono in generale, non esiste oggettivamente, non esiste nella realtà, non esiste nel corpo che apparentemente io considero un corpo rumoroso, un corpo che sta emettendo il suono. Semplicemente dal corpo che sta emettendo il suono mi arrivano agli organi di senso le uniche cose che esistono realmente di quel corpo, cioè particelle materiali che hanno l'unica caratteristica dell'estensione e del movimento, e questa estensione di queste particelle materiali, che può essere di diversa forma, oppure il movimento
movimento che può essere più veloce e più lento crea a me l'illusione percettiva che vi sia un certo tipo di suono o un certo altro tipo di suono. Quindi soltanto le qualità geometrico-meccaniche, quelle che Locke chiamerà qualità primarie, le qualità geometrico-meccaniche, le qualità primarie, cioè le caratteristiche quantitative, spaziali e dinamiche di un corpo materiale, sono le uniche cose che esistono oggettivamente all'interno di quel corpo e che non sono una mia interpretazione soggettiva. Invece le qualità sensibili, cioè le qualità come colore, odore, sapore, pesantezza, temperatura, eccetera, non esistono realmente nei corpi. Le qualità sensibili o qualità secondarie, come le chiamerà Locke, sono soltanto un mio modo di tradurre psicologicamente attraverso le mie percezioni che però si sentono ricordate nell'anima, nell'intelletto, quelle che sono le caratteristiche geometrico-meccaniche con cui io vengo a contatto a livello di corpo materiale. Spero che si sia capito questa cosa che, ricordate, esisteva anche in Galileo Galilei, ricordate il fatto che la scienza, la misurabilità, l'interpretabilità matematica della natura, la scienza che consiste nell'interpretare i fenomeni della natura matematicamente con delle equazioni, con delle quantità numeriche, mi permetta esclusivamente di conoscere negli oggetti le caratteristiche geometrico-meccaniche, l'estensione e il movimento, perché quelle caratteristiche sono quelle scientifiche, sono quelle che noi possiamo dire che ineriscono davvero ai corpi, mentre non c'è possibilità di ridurre a caratteristiche geometrico-meccaniche le qualità sensibili, odori, colori, sapori, temperature e così via. Quindi Cartesio fonda non senza polemiche, non senza problemi che lui stesso sarà costretto con difficoltà ad affrontare, il dualismo, il fondamentale dualismo metafisico, il dualismo cartesiano, il dualismo delle sostanze. Esistono fondamentalmente soltanto due idee chiare e distinte relativamente alle strutture dell'universo. Una è l'idea di res cogitans, di sostanza pensante immateriale che corrisponde all'anima umana. L'altra è l'idea di res extensa, che invece è materiale, occupa uno spazio ed è l'insieme dei corpi, compresi i nostri corpi. Esistono realmente tutte e due perché sono chiare e sono anche separate e infatti hanno caratteristiche, qualità opposte. Come vedremo, l'anima non è meccanica ma è finalistica, mentre invece la resistenza è meccanica. L'anima non occupa uno spazio, mentre invece il mio corpo o qualunque oggetto esteso occupa uno spazio e estensione e così via. Quindi vedete, anche Galileo Galilei pensava questo, che le uniche cose reali, realmente esistenti nei corpi fisici fossero estensione e movimento, le caratteristiche geometrico-meccaniche. Però ricordate la solita critica, la costante critica di Cartesio nei confronti di Galileo. Galileo dava per scontato questo, dava per scontato questo, e invece Cartesio dice non lo puoi dare per scontato, devi essere sistematico, devi dimostrarlo metafisicamente, dal punto di vista di Cartesio, no? In base al criterio delle idee chiare e distinte, che è un criterio che non fa riferimento all'esperienza, all'osservazione. Devi dimostrare che davvero esistono nei corpi solo estensione e movimento e non le qualità sensibili. E come lo dimostri, dice Cartesio, in base a un metodo che vedremo lui poggerà su Dio, sulla metafisica, un metodo che ovviamente Galileo non aveva, il metodo del matematico, dell'evidenza, della chiarezza e della distinzione. Estensione e
movimento sono idee chiare e distinte in un corpo, mentre colori, odori, sapori e temperature non sono idee chiare e distinte in un corpo, perché si sovrappongono all'idea di pensiero, dice Cartesio. Quando io penso a un colore, un suono, un peso, non posso pensare al colore, al suono e al peso senza pensare al pensiero, cioè al fatto che queste cose esistono soltanto nel mio pensiero. Quindi colore, odori, sapori, temperature, pesantezza non esistono perché non sono idee chiare e distinte, non sono distinte dal pensiero, io riesco a pensarle soltanto all'interno del mio pensiero. Comunque vedremo questo e ripeteremo questo alla fine quando la questione del dualismo delle sostanze ci sarà più chiara. Allora abbiamo spiegato, spero, che cos'è il cogito, che cos'è l'io, l'anima in quanto sostanza pensante, idea chiara e distinta, nettamente separata dall'idea dell'estensione dei corpi. Ricordate che per Cartesio, siccome il suo metodo è a priori, è autoevidente, è puramente intellettuale, ciò che intellettualmente attraverso la ragione mi appare chiaro e distinto nella mente, automaticamente è chiaro e distinto anche nella realtà. Quindi le idee di pensiero come sostanza pensante e di estensione come sostanza estesa sono chiare e distinte nella mia mente, devono esistere in maniera realmente distinta anche nella realtà, anche dal punto di vista dell'essere fuori dalla mia mente. La prossima volta, prima di continuare, insomma, con il processo di dimostrazione della realtà da parte di Cartesio, vediamo velocemente le obiezioni, le famose obiezioni. Ricordate, nelle meditazioni metafisiche ci sono le obiezioni a Cartesio di vari personaggi e poi le risposte di Cartesio. Ci vediamo quindi la prossima volta, arrivederci.